La vita è molto semplice. Ciò che diamo ci viene restituito. Ciò che pensiamo di noi diventa la nostra verità. Credo che tutti, inclusa me stessa, siano responsabili al 100% della propria esistenza, sia nel bene che nel male. Ogni pensiero che facciamo plasma il nostro futuro. Ciascuno di noi crea le esperienze che si ritrova a vivere con i pensieri e i sentimenti che alimenta dentro di sé. Siamo noi gli artefici delle situazioni in cui ci troviamo, ma rinneghiamo il nostro potere incolpando gli altri per la frustrazione che proviamo. Niente e nessuno ha potere su di noi, perché siamo noi gli unici responsabili dei pensieri che facciamo. Se costruiamo pace, armonia ed equilibrio nella mente, sarà così anche nella nostra vita. Quale di queste affermazioni ti suona più familiare? Gli altri si approfittano di me. Ricevo aiuto da parte di tutti. Queste convinzioni creeranno esperienze del tutto diverse fra loro. Ciò che riteniamo vero su di noi e sulla vita diventa la nostra realtà. L'universo ci sostiene completamente in ogni pensiero che facciamo e a cui prestiamo fede. In altre parole, la mente subconscia accetta tutto quello che noi scegliamo di credere. Significa che ciò che penso di me e della vita diventa la mia realtà. Il bello è che abbiamo a disposizione infinite opzioni. Partendo da questo assunto, ha più senso scegliere di pensare ricevo aiuto da parte di tutti, piuttosto che gli altri si approfittano di me. Se ritengo che la vita sia triste e che nessuno mi ami, allora è questo ciò che troverò nel mio mondo. Tuttavia, se sono disposto a lasciare andare questa convinzione e ad affermare che l'amore è ovunque, io amo e sono amato, attenendomi a questa nuova affermazione e ripetendola spesso, allora essa si trasformerà nella mia realtà. Così persone amorevoli entreranno nella mia vita. Quelle che già ne fanno parte saranno più affettuose e anche io mi ritroverò più facilmente a esprimere amore agli altri. La maggior parte di noi ha idee assurde su chi siamo e segue molte, troppe regole rigide su come si dovrebbe vivere. Con ciò non intendo condannare nessuno, perché ciascuno di noi sta facendo del suo meglio. Se avessimo una conoscenza maggiore, se dimostrassimo più comprensione e consapevolezza, allora agiremmo diversamente. Non biasimarti per i risultati che hai raggiunto finora. Il solo fatto di aver trovato questo libro e di avermi scoperta significa che sei pronto per un cambiamento positivo nella tua vita. Riconosciti il merito. Quando siamo molto piccoli, apprendiamo dalle reazioni degli adulti che ci circondano come sentirci nei confronti di noi stessi e della vita. È il modo in cui impariamo a pensare a noi stessi e al mondo. Se hai vissuto con persone molto infelici, impaurite, piene di sensi di colpa o di rabbia, allora hai imparato un sacco di cose negative su di te e sul tuo mondo. Non ne faccio una giusta, è colpa mia, sono cattivo se mi arrabbio. Convinzioni come queste creano una vita frustrante. Crescendo, abbiamo la tendenza a riprodurre l'ambiente emotivo dei primi anni della nostra vita familiare. Non è una cosa né buona né cattiva, né giusta né sbagliata. È semplicemente ciò che riconosciamo dentro di noi come famiglia. Inoltre, tendiamo a ricreare il rapporto che avevamo con i nostri genitori o quello che essi avevano tra loro, nelle relazioni interpersonali che viviamo. Pensa a tutte le volte che hai avuto un fidanzato o un capo che erano esattamente come tua madre o tuo padre. Ci trattiamo nello stesso modo in cui hanno trattato i nostri genitori. Ci sgridiamo e ci puniamo alla stessa maniera. Se ti ascoltassi, risentiresti quasi le loro medesime parole.
e ci amiamo e ci incoraggiamo allo stesso modo in cui lo siamo stati da bambini. Non ne fai una giusta, è sempre colpa tua. Quante volte ti sei ripetuto queste parole? Sei meraviglioso, ti amo. Quante volte ti sei rivolto a queste parole? In ogni caso, non incolperei i genitori per questo. Siamo tutti vittime di altre vittime. È impossibile insegnare ciò che non si conosce. Se tua madre o tuo padre non sapevano come amare loro stessi, non potevano certo insegnarlo a te. Hanno fatto del loro meglio con ciò che hanno imparato da piccoli. Se vuoi capire maggiormente i tuoi genitori, spingili a parlare della loro infanzia. Scoprirai da dove provengono le loro paure e i loro rigidi schemi mentali. Le persone che ti hanno fatto tutte queste cose erano terrorizzate e impaurite quanto te. Tutte le esperienze che hai vissuto nella tua vita fino a questo momento sono state create dai pensieri e dalle convinzioni del passato. Derivano dai pensieri e dalle parole che hai usato ieri, la settimana scorsa, 1, 10, 20, 30, 40 anni fa o anche di più, a seconda dell'età che hai. Ad ogni modo, si tratta del tuo passato e il passato è passato. Ora importa solo ciò che scegli di pensare, credere e affermare adesso, perché sono proprio questi pensieri e queste parole che plasmeranno il tuo futuro. Il tuo punto di potere è nel presente e crea le esperienze di domani, della prossima settimana, del mese venturo, dell'anno a venire e così via. Soffermati su quello a cui stai pensando proprio in questo momento. È negativo o positivo? Vuoi che sia questo pensiero a creare il tuo futuro? Facci caso e sii consapevole. A prescindere dal problema, le nostre esperienze non sono che effetti esteriori di pensieri interiori. Persino il risentimento verso noi stessi consiste nell'odiare un pensiero che facciamo su di noi. Pensi, sono una brutta persona. Questa idea genera un sentimento che prendi per vero, ma se non facessi quel pensiero, non proveresti quel sentimento. E i pensieri possono essere cambiati. Se cambi il pensiero, il sentimento scomparirà. Con ciò intendo semplicemente mostrarti da dove derivano molte delle nostre credenze. Tuttavia, non dobbiamo usare queste informazioni come scuse per rimanere bloccati nel dolore. Non importa per quanto tempo abbiamo mantenuto questo schema mentale negativo. Il punto di potere è nel presente. È meraviglioso scoprirlo. A partire da questo momento possiamo essere liberi. Che tu lo creda o no, siamo noi a scegliere i nostri pensieri. Quando rimuginiamo più volte sullo stesso pensiero, potrebbe sembrarci che non siamo noi a sceglierlo. In verità, siamo stati noi a decidere di crearlo in origine. Pensa a tutte le volte che ti sei rifiutato di formulare una riflessione positiva su di te. Beh, sappi che puoi rifiutarti anche di farne una negativa. Ho l'impressione che tutti quelli che conosco e con cui ho lavorato soffrano a diversi livelli di senso di colpa e di odio per se stessi. Più ci odiamo e ci sentiamo in colpa, meno funziona la nostra vita. Meno sentimenti negativi nutriamo nei nostri confronti, meglio funziona la nostra vita, a tutti i livelli. La convinzione più radicata delle persone con cui ho lavorato è sempre la stessa: non sono abbastanza bravo. Dopo questa affermazione, spesso aggiungiamo e non faccio abbastanza, oppure non me lo merito. Queste frasi ti suonano familiari? O senti di non essere abbastanza bravo? Ma per chi e in base a quali modelli? Se questa convinzione è molto radicata dentro di te, come puoi riuscire a creare una vita sana, felice e prospera? Essa verrebbe costantemente messa in discussione dalle tue idee di fondo. In un modo o nell'altro, qualcosa andrebbe sempre storto, così da non permetterti di realizzarti. Trovo che la rabbia, la disapprovazione, il senso di colpa e la paura
provochino più problemi di qualsiasi altro sentimento. Questi 4 elementi causano il maggior numero di problemi fisici e di altro genere. Queste emozioni derivano dalla tendenza a incolpare gli altri e a non assumerci la responsabilità nei confronti delle cose che ci accadono. Vedi, se fossimo responsabili al 100% della nostra vita, non ci sarebbe nessuno da biasimare. Quello che accade là fuori non è che uno specchio del nostro pensiero interiore. Con ciò non voglio giustificare il comportamento meschino di certe persone, ma intendo dire che sono le nostre convinzioni ad attrarre chi ci tratta male. Se ti ritrovi a dire: con me si comportano tutti così, mi criticano, non mi aiutano, mi trattano come uno zerbino, si approfittano di me, allora questo è il tuo schema. Deve esserci qualche pensiero dentro di te che attira chi si comporta in questo modo. Se smetti di pensarla così, le cose cambiano, non sarai più circondato da persone simili. Qui di seguito riporto gli effetti a livello fisico di alcuni schemi. Il risentimento a lungo trattenuto può corrodere il corpo e trasformarsi nella malattia che chiamiamo cancro. La critica e il giudizio come abitudini spesso portano allo sviluppo dell'artrite. Il senso di colpa cerca sempre una punizione e la punizione porta alla sofferenza. La paura e la tensione che innesca può creare disturbi come la calvizie, ulcere e dolore ai piedi. Ho scoperto che perdonare e lasciare andare il risentimento può dissolvere persino il cancro. Sebbene possa suonare semplicistico, sono stata testimone del funzionamento di questo meccanismo e l'ho vissuto sulla mia pelle. Possiamo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti del passato. Il passato è passato, non possiamo più cambiarlo. Tuttavia, possiamo modificare i pensieri che facciamo al riguardo. Non è sciocco punirci nel presente perché qualcuno ci ha feriti tanto tempo fa. A chi ha profondi schemi di risentimento dico spesso: per favore, inizia a dissolvere il risentimento adesso che è ancora facile farlo. Non aspettare di trovarti sotto la minaccia di un'operazione chirurgica o sul letto di morte, perché a quel punto è probabile che ti ritroveresti anche a dover gestire il panico. Quando siamo in preda alla paura, è molto difficile focalizzare la mente sul processo di guarigione. Per prima cosa, dobbiamo prenderci il tempo necessario per dissolvere i nostri timori. Se scegliamo di credere che siamo vittime impotenti e che non abbiamo speranza, allora l'universo ci sosterrà nella nostra convinzione e falliremo. È fondamentale rilasciare queste idee e credenze assurde, vecchie e negative, che non ci sostengono né ci arricchiscono. Anche ciò che pensiamo di Dio deve essere dalla nostra parte e non contro di noi. Per lasciare andare il passato, dobbiamo essere disposti a perdonare. Dobbiamo scegliere di lasciare andare il passato e perdonare gli altri, compresi noi stessi. Forse non sappiamo come fare e magari non vogliamo, ma basta dire che siamo disposti a perdonare per innescare il processo di guarigione. È imperativo per la nostra stessa guarigione lasciare andare il passato e perdonare tutti. Ti perdono per non essere come vorrei, ti perdono e ti libero. Questa affermazione libera anche noi. Tutte le malattie nascono da uno stato di non perdono. Quando siamo malati, dobbiamo sondare il nostro cuore per scoprire chi dobbiamo perdonare. Vorrei aggiungere che la persona che ti sembra più difficile da perdonare è proprio quella che hai più bisogno di lasciare andare. Perdonare significa arrendersi. Lasciare andare non vuol dire condonare un certo comportamento.
Si tratta semplicemente di scrollarsi di dosso l'intera situazione. Non dobbiamo sapere come perdonare. Tutto quello che dobbiamo fare è essere disposti a farlo. L'universo si occuperà delle modalità. Quando una persona viene da me con un problema, non mi preoccupo tanto di cosa sia. Se un cattivo stato di salute, mancanza di soldi, relazioni insoddisfacenti o creatività repressa. C'è solo un aspetto su cui lavoro: l'amore per se stessi. Trovo che quando ci amiamo, ci accettiamo e ci apprezziamo esattamente come siamo, tutto funziona nella nostra vita. È come se avvenissero continuamente dei piccoli miracoli. La salute migliora, le relazioni diventano più appaganti e iniziamo a esprimerci in modo più creativo e soddisfacente. Tutto questo sembra succedere senza il minimo sforzo. Amare e apprezzare se stessi, creare uno spazio di sicurezza, avere fiducia, sentirsi degni e accoglienti, produrrà ordine mentale, darà vita a relazioni più amorevoli, attrarrà un nuovo lavoro e un posto diverso il migliore in cui vivere e permetterà anche al tuo peso corporeo di stabilizzarsi. Le persone che si vogliono bene e amano il proprio corpo non maltrattano né se stesse né gli altri. L'apprezzamento e l'accettazione di sé nel presente sono le chiavi principali per i cambiamenti positivi in ogni area della vita. Iniziamo ad amarci, secondo me, quando non ci critichiamo. Il giudizio negativo ci imprigiona proprio nello schema mentale che stiamo cercando di cambiare. Essere comprensivi e buoni con noi stessi ci aiuta a uscirne. Non voglio essere grasso, non voglio essere povero, non voglio essere vecchio, non voglio vivere qui, non voglio questa relazione, non voglio essere come mia madre, mio padre, non voglio essere intrappolato in questo lavoro, non voglio avere questi capelli, naso, corpo. Le frasi appena elencate dimostrano come culturalmente ci sia stato insegnato a contrastare la negatività a livello mentale, convinti di ottenere automaticamente la controparte positiva. Ma non è così. Quante volte ti sei lamentato di qualcosa che non volevi? Ti è servito per ottenere ciò che invece desideravi? Combattere la negatività è una perdita di tempo se quello che vuoi è apportare dei cambiamenti radicali nella tua vita. Più indugi e rimugini su ciò che non vuoi, più lo crei e lo attrai. Le cose su di te o sulla tua vita che non ti sono mai piaciute probabilmente sono ancora con te. Ciò su cui focalizzi l'attenzione cresce e diventa permanente. Allontanati dalla negatività e focalizzati su ciò che vorresti davvero essere o avere. Quindi trasformiamo in positivo quelle affermazioni negative. Sono magro, sono ricco, mi trasferisco in un posto migliore, ho una nuova, fantastica relazione, sono me stesso, amo i miei capelli, il mio naso, il mio corpo, sono pieno di amore e affetto, sono gioioso, felice e libero, sono in ottima salute. Impara a pensare positivo. Qualsiasi cosa dici può trasformarsi in un'affermazione. Troppo spesso formuliamo frasi negative. Esse non fanno altro che creare ciò che non vuoi. Dire detesto il mio lavoro non ti porterà da nessuna parte. Invece dichiarare adesso accetto un meraviglioso nuovo lavoro, apre i canali della tua consapevolezza affinché questa affermazione diventi realtà. Continua a formulare frasi positive su come vuoi che sia la tua vita, ma c'è un punto molto importante. Le tue affermazioni devono essere costruite sempre al presente, come io sono oppure io ho. La tua mente subconscia è un servitore tanto obbediente
che se dichiari qualcosa usando il futuro, come per esempio io sarò, allora è lì che resterà questa idea, sempre al di fuori della tua portata, nel futuro. Come ho detto prima, a prescindere dal problema, la questione principale su cui lavorare è amare se stessi. Questa è la bacchetta magica che risolve i problemi. Ricordi le volte in cui ti sei sentito bene con te stesso e come procedeva la tua vita? Ricordi le volte in cui eri innamorato e ti sembrava di non avere problemi? Ebbene, amare te stesso ti infonderà una tale ondata di sentimenti positivi e fortuna che camminerai sollevato da terra per la felicità. Amare te stesso ti fa sentire bene. È impossibile amarsi davvero se non si prova autostima e autoapprovazione. Ciò significa bandire qualsiasi tipo di critica. Mi pare di sentire tutte le obiezioni che si alzano a questo punto. I miei genitori, gli insegnanti, i miei partner mi hanno sempre criticato. Come posso motivarmi senza autocritica? Secondo me è sbagliato non essere critici con se stessi. L'autocritica, così come viene espressa sopra, non è altro che il vecchio brontolio della mente. Non vedi come è abituato la mente a sminuirti e a resistere al cambiamento? Ignora questi pensieri e concentrati sulle cose importanti da fare. Guardati allo specchio e ripeti: mi amo e mi apprezzo esattamente così come sono. Come ti senti adesso, dopo aver pronunciato questa frase? È più facile adesso che hai svolto il lavoro sul perdono? Amarsi e accettarsi sono le chiavi per i cambiamenti positivi. Mi ci è voluto un bel po' di tempo per sviluppare una relazione pacifica e amorevole con me stessa. All'inizio davo la caccia alle piccole cose di me che pensavo fossero qualità positive. Anche questo è servito e la mia salute ha cominciato a migliorare. Amare se stessi ci fa stare bene fisicamente. Dona prosperità, amore e creatività. In seguito ho imparato ad amare ed accettare tutto di me, persino quegli aspetti che ritenevo non essere abbastanza. È stato allora che ho iniziato davvero a fare dei progressi. Ho dato un esercizio a centinaia di persone e i risultati sono stati fenomenali. Per un mese ripeti continuamente a te stesso, almeno 3 o 400 volte al giorno: io mi approvo. No, non sto esagerando. Quando sei preoccupato, pensi e ripensi ai tuoi problemi molte volte al giorno. Fai in modo che io mi approvo diventi il tuo mantra, una frase che ripeti continuamente a te stesso, senza fermarti. Dire io mi approvo è un modo garantito per far riaffiorare alla coscienza le tue resistenze nascoste. Quando emergono pensieri negativi come faccio ad approvarmi se sono grasso? È sciocco pensare che possa funzionare, o non sono bravo, o qualsiasi sia il tuo blaterare negativo, è il momento di riprendere il controllo sulla mente. Non dare importanza a questi pensieri. Considerali per quello che sono. Un altro modo per restare bloccato nel passato. Lasciali andare, dicendo dolcemente: vi lascio andare, io mi approvo. Basta solo considerare l'idea di svolgere questo esercizio per far riemergere tante obiezioni come: mi sembra stupido, non mi sembra sincero, è una bugia, suona presuntuoso, o come faccio ad approvarmi se mi comporto così? Lascia scorrere tutti questi pensieri. Non sono altro che resistenze. Non hanno alcun potere su di te, a meno che tu non scelga di crederci. Io mi approvo, io mi approvo, io mi approvo. Non importa quel che succede. Non importa chi ti dice cosa.
continua a ripeterlo. In effetti, se riesci a dirtelo quando qualcuno fa qualcosa che disapprovi, allora ti accorgerai di essere cambiato e di stare evolvendo. I pensieri non hanno alcun potere su di noi, a meno che non siamo noi ad attribuirglielo. Sono solo parole messe una in fila all'altra. Non hanno alcun significato. Siamo noi a darglielo. Allora è meglio scegliere di fare pensieri che ci arricchiscono e ci rafforzano. Una parte del processo di accettazione di sé consiste nel liberarci dalle opinioni degli altri. Se io ti ripetessi di continuo che sei un maiale viola, rideresti di me, oppure penseresti che sono impazzita. Eppure molte delle cose che abbiamo scelto di credere di noi stessi sono altrettanto assurde e false. Ritenere che la tua autostima dipenda dalla forma del corpo è un po' come convincersi di essere un maiale viola. Spesso ciò che consideriamo sbagliato in noi non è altro che l'espressione della nostra individualità, di quei tratti speciali che ci rendono unici. La natura non si ripete mai. Dall'inizio dei tempi, su questo pianeta, non ci sono mai stati due fiocchi di neve uguali tra loro, né due gocce di pioggia identiche. Anche le nostre impronte digitali sono differenti, e noi pure. Siamo destinati a essere diversi. Se riusciamo ad accettarlo, allora non c'è più competizione né confronto. Cercare di essere come un'altra persona significa far avvizzire la propria anima. Siamo venuti al mondo per esprimere chi siamo. Non avevo la minima idea di chi fossi, finché non ho iniziato a imparare ad amare me stessa così come sono, istante per istante. Fai pensieri che ti rendono felice, fai cose che ti fanno stare bene, stai con persone che ti fanno sentire bene, mangia cibi che fanno bene al tuo corpo, segui un ritmo che ti fa stare bene. Pensa a una pianta di pomodoro. Una pianta sana può generare più di 100 frutti. E per arrivare a questo risultato bisogna partire da un piccolo seme essiccato che non assomiglia assolutamente a una pianta di pomodoro e che sicuramente non ne ha il sapore. Se non lo sapessi con certezza, non crederesti nemmeno che potrebbe trattarsi di una pianta di pomodoro. Ma ammettiamo che tu pianti il seme in un terreno fertile e che lo innaffi, lasciandolo esposto ai raggi del sole. Allo spuntare del primo germoglio, non lo calpesteresti dicendo «Questa non è una pianta di pomodoro», piuttosto lo osserveresti ed esclameresti «Oh, che bello! Ecco che spunta!» e lo guarderesti crescere con trepidazione, nel tempo, continuando a innaffiarlo, a esporlo al sole, a estirpare le erbacce. Potresti ritrovarti con una pianta che produce 100 pomodori succosi, ma tutto è partito da un minuscolo seme. Lo stesso accade quando crei una nuova esperienza. Il suolo su cui semini è la tua mente subconscia. Il seme è l'affermazione e racchiude la nuova esperienza. La innaffi con altre affermazioni. Fai risplendere su di essa il sole dai pensieri positivi. Ripulisci il giardino dalle erbacce estirpando i pensieri negativi che spuntano. E quando scorgi per la prima volta un piccolo indizio, non lo calpesti dicendo «non è abbastanza». Invece lo osservi ed esclami con gioia «Oh, che bello, ecco che spunta, allora funziona». Poi lo guardi crescere e diventare la realizzazione del tuo desiderio. Ora è il momento di prendere l'elenco delle cose che ritieni sbagliate in te e trasformarle in affermazioni positive. Oppure puoi fare una lista di tutti i cambiamenti che vuoi fare, selezionarne 3 e trasformarli in affermazioni positive. Supponiamo che questo sia l'elenco dei tuoi aspetti negativi. La mia vita è un pasticcio. Dovrei perdere peso.
Nessuno mi ama. Voglio trasferirmi. Odio il mio lavoro. Dovrei organizzarmi meglio. Non faccio mai abbastanza. Non sono abbastanza bravo. Puoi trasformarli così. Sono disposto a liberarmi dello schema mentale che determina queste condizioni. Sono in un processo di cambiamenti positivi. Ho un corpo snello e gioioso. Sperimento l'amore ovunque vada. Vivo in uno spazio perfetto. Adesso creo un nuovo meraviglioso lavoro. Adesso sono molto ben organizzato. Apprezzo tutto quello che faccio. Ho fiducia che la vita mi dia il meglio. Mi merito il meglio e lo accetto ora. Amare e approvare se stessi, creare uno spazio di sicurezza, fidarsi, sentirsi degni e aperti, permette al tuo peso di normalizzarsi. Riporta ordine nella tua mente. Crea relazioni amorevoli nella tua vita, attrae un nuovo lavoro e un nuovo posto dove vivere. È miracoloso il modo in cui cresce una pianta di pomodoro. È miracoloso il modo in cui possiamo realizzare i nostri desideri. Pensi di meritare che i tuoi desideri si avverino? Se la risposta è no, impedirai che accada. Emergeranno circostanze al di fuori del tuo controllo, col solo scopo di frustrarti. Guardati di nuovo allo specchio e di merito di avere o essere, inserendo il tuo desiderio. E lo accetto ora. Ripetilo 2 o 3 volte. Come ti senti? Fai sempre attenzione ai tuoi sentimenti, a ciò che accade nel corpo. Ti sembra vero o ti sembra ancora di non meritarlo? Se provi qualche sensazione negativa nel corpo, torna ad affermare: elimino lo schema della coscienza che ostacola il mio bene. Io merito, e aggiungi il tuo desiderio. Ripetilo finché non provi sentimenti di accettazione, anche se lo devi fare per parecchi giorni di fila. Per costruire il nuovo, dobbiamo usare un approccio olistico che consiste nell'arricchire ed educare tutto l'essere, corpo, mente e spirito. Se ignoriamo una sola di queste aree, siamo incompleti, privi del senso di integrità. Possiamo partire da dove vogliamo, l'importante, e non trascurare nessuna area. Se cominciamo dal corpo, dovremo lavorare sull'alimentazione, capire perché siamo indotti a scegliere certi cibi e bevande e come condizionano il modo in cui ci sentiamo. Dobbiamo fare le scelte migliori per il nostro benessere fisico. Esistono erbe e vitamine, l'omeopatia e i fiori di Bach. Potremo provare i lavaggi del colon. Magari troveremo una forma di esercizio fisico che ci attrae. L'attività fisica rinsalda le ossa e ci mantiene giovani. Oltre allo sport e al nuoto, prendi in considerazione la possibilità di ballare, fare arti marziali e yoga. Con la mente possiamo provare tecniche di visualizzazioni guidate o meno e affermazioni. Esistono tantissime tecniche psicologiche, l'ipnosi, lo psicodramma, la regressione, l'arte terapia e persino il lavoro sui sogni. La meditazione, in qualsiasi forma, è un modo meraviglioso per calmare la mente e permettere alla tua capacità di conoscere di emergere in superficie. Il regno spirituale è fatto di preghiera, di meditazione e consiste nella connessione con la propria sorgente superiore. Per me, perdono e amore incondizionato sono pratiche spirituali. Esistono anche tanti gruppi spirituali che si rifanno a credo e filosofie diverse. Ci sono moltissimi sentieri possibili e se uno non funziona, provane un altro. Non posso dirti qual è quello giusto per te. Nessun metodo, persona o gruppo ha tutte le risposte che cerchi, nemmeno io. Io non sono altro che un altro passo in avanti lungo il tuo percorso di guarigione olistica. Come ogni altra cosa che stai imparando, ci vuole pratica per farla diventare parte della tua vita. All'inizio è necessario avere molta concentrazione e alcuni di noi la considerano una fase di duro lavoro. Non mi piace vederla così.
ma piuttosto come qualcosa di nuovo da apprendere. Il processo di apprendimento è sempre lo stesso, a prescindere dall'argomento, sia che tu stia imparando a guidare, a usare il computer, a giocare a tennis o a pensare positivo. All'inizio annaspiamo e combiniamo qualche guaio, mentre la nostra mente subconscia impara per tentativi. Eppure, ogni volta che ci riproviamo, è sempre più facile e i risultati sono migliori. Ovviamente non raggiungerai la perfezione al primo giorno, farai quel che puoi, ma è sufficiente per cominciare. Ripetiti spesso: sto facendo del mio meglio. Più modi trovi per consolidare le cose nuove che hai imparato, meglio è. Eccone alcuni: esprimere gratitudine, scrivere affermazioni, meditare, fare esercizio fisico, alimentarsi in modo sano, pronunciare le affermazioni ad alta voce, pronunciare le affermazioni cantando, prendersi del tempo per svolgere gli esercizi di rilassamento, usare la visualizzazione e le immagini mentali, leggere e studiare. Prendi una o due affermazioni e scrivile 10 o 20 volte al giorno. Leggile ad alta voce con entusiasmo. Lascia che la tua mente ripensi a esse nel corso della giornata. Le affermazioni che vengono usate costantemente diventano convinzioni e danno sempre dei risultati, a volte in modi che non immaginiamo nemmeno. Do per scontato che tu stia già ripetendo continuamente «io mi approvo». È un solido fondamento. Continua a ripeterlo per almeno un mese. Adesso prendi un blocco per gli appunti e in cima alla prima pagina scrivi «Io amo me stesso, quindi…». Completa la frase in tutti i modi possibili. Rileggila ogni giorno e aggiungi ogni nuova idea che ti viene in mente. Visualizza o immagina nel dettaglio come vorresti diventare o quello che vorresti fare. Senti, vedi, assapori, tocchi, ascolti quello su cui stai lavorando. Questo libro è solo un passo lungo il tuo cammino. Assumi altri punti di vista. Ascolta come la vedono gli altri. Studia con un gruppo per un certo periodo fino ad andare oltre le loro cognizioni. È un lavoro che dura tutta la vita. Più impari, più sai. Più metti in pratica le tue conoscenze, meglio ti senti e più bella sarà la tua vita. Svolgere questo lavoro ti fa sentire bene. Utilizzando più metodi possibili, inizierai a ottenere i primi risultati. Nella tua vita avverranno piccoli miracoli, piccole magie. Le cose che sei pronto a eliminare se ne andranno da sole. Ciò che desideri invece comparirà dal nulla. Otterrai doni speciali che non avresti neanche osato immaginare. Sono rimasta piacevolmente sorpresa di come, dopo pochi mesi di lavoro mentale, ho iniziato a sembrare più giovane. Oggi dimostro 10 anni di meno rispetto ai 10 anni fa. Ama ciò che sei e quello che fai. Ridi. Prendi te stesso e la vita con leggerezza e vedrai che niente potrà scalfirti. È tutto transitorio. Nella prossima vita farai le cose diversamente, quindi perché non provarci fin da subito? Quando vai a letto la sera, chiudi gli occhi e sii riconoscente di tutto il bene nella tua vita, così ne attirerai ancora di più. Evita di ascoltare le ultime notizie o di guardare la TV prima di addormentarti. I telegiornali non sono altro che un ricettacolo di disastri. Non vorrai certo portarteli nei sogni. Durante il sonno viene svolto un enorme lavoro di purificazione e puoi chiedere ai sogni di aiutarti a sbrogliare le problematiche su cui stavi lavorando. Spesso al mattino trovi la risposta che cercavi. Vai a letto sereno, confida nel fatto che la vita è dalla tua parte e che si prende cura di tutto per il tuo massimo bene e la tua suprema felicità.
Non c'è bisogno di trasformare questo lavoro in una faticaccia. Può essere un processo divertente, come un gioco. Puoi farlo con gioia, dipende da te. Anche esercitare il perdono e rilasciare il risentimento può essere divertente, se vuoi che lo sia. Crea una canzoncina sulla persona o sulla situazione che fai fatica a lasciare andare. Un ritornello cantato alleggerisce l'intero processo. Usa la risata come strumento di guarigione. Prima ridiamo della cosa, prima riusciamo a liberarcene. Fai il possibile per rendere il tuo processo di trasformazione una gioia e un piacere. Divertiti.